Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook e questa sera direttamente dalla sala macchine del Mauretania la temperatura nello studio è di circa 30 gradi, mannaggia alla morte, speriamo che finisca in fretta l'estate perché mi sono già rotto i coglioni. E presentiamo questa piccola e simpatica carabina francese di proprietà del nostro Yaqui, il nostro regista, e arma della quale vi avverto, so poco e niente, quindi faremo una bellissima carrellata, qualche notizia come più o meno le interrogazioni a scuola dove non si sapeva niente e bisognava girare un po' intorno. A parte gli scherzi, due parole su questa carabina per anticiparla. Nel 1886 i francesi introducono il fucile Lebel, un fucile definito da tutti rivoluzionario, alla fine di rivoluzionario aveva solo il propellente della cartuccia, perché già 2 anni dopo i tedeschi introducono il Kommissionsgewehr 1888 che con due insomma innovazioni i tedeschi già superano il fucile francese. E i francesi già corrono ai ripari, quindi iniziano già a introdurre delle mezze innovazioni su alcune armi da cavalleria, più precisamente dalla cavalleria e da artiglieria. Cosa consistono queste innovazioni? Innanzitutto il Lebel era un fucile a caricatore tubolare. Per gli anni in cui è stato introdotto andava bene, nel senso era una tecnologia nella norma. Il problema è che nello stesso anno gli austriaci avevano introdotto il sistema Mannlicher, quindi a pacchetto integrale. Il Lebel aveva un caricatore molto lungo, molto capiente, da 8 colpi. Il problema è che il caricatore tubolare, una volta vuotato, andava riempito una cartuccia alla volta. Quindi di fatto quello che si aveva in mano era un fucile monocolpo con possibilità di un caricatore di riserva, mentre invece il fucile austriaco, usando il pacchetto di caricamento, era già un vero e proprio fucile a ripetizione, perché con un solo movimento si caricava il caricatore e si usava la ripetizione in ogni caso. Quindi i tedeschi chiaramente introducono col modello Kommissionsgewehr 1888 implementano questa tecnologia della lastrina Mannlicher, quindi diciamo solo con quella innovazione lì passano davanti ai francesi, perché il loro Kommissionsgewehr 1888, per quanto fosse un'arma partita abbastanza male, perché in origine le prime versioni avevano dei gravissimi problemi che comunque fu un attimo risolvere, quindi nel giro di poco i tedeschi si trovarono in mano un fucile nettamente superiore a quello francese. E i francesi corrono ai ripari, iniziano già a cercare di correggere il tiro. Più precisamente introducono il fucile Berthier modello 1890 dedicato alla cavalleria. Perché alla cavalleria? La cavalleria aveva gravissimi problemi a ricaricare un caricatore tubolare, che già era un'impresa non proprio pratica per un soldato a piedi, immaginatevi per uno a cavallo. Non era facile, quindi la cavalleria subito preme perché si adotti un pacchetto Mannlicher, insomma un sistema di caricamento più svelto. E qua però iniziamo già coi problemi. Quali sono i problemi? L'8 Lebel, come dicevamo prima, era una cartuccia la cui veramente, seppur chiamata rivoluzionaria, era tutto fuorché rivoluzionaria. Aveva ancora il fondello molto ciccione, mutuato dall'11 Gras, del loro vecchio fucile a polvere nera calibro 11 mm. Vedete che qual è il problema? Il problema si vede da solo, messi uno sopra l'altro, quindi condizione necessaria per avere un caricatore, un pacchetto tipo Mannlicher, alla base la lastrina chiaramente è molto voluminosa, cioè vedete che la palla è 8 mm, ok, ma una sopra l'altro, dietro le cartucce occupano uno spazio incredibile. Quindi già qua vedete che per farci stare 3 colpi il fucile deve essere sagomato, ma questo ci arriveremo dopo. Introducono questa lastrina Mannlicher a 3 colpi, quindi diciamo già
partiamo male, insomma è una lastrina da 3 colpi contro i 5 colpi dei Commissionsgewehr o dei Mannlicher 1888 austriaci. Diciamo già, partiamo già svantaggiati, però diciamo per un'arma da cavalleria è comunque scusabile, insomma è già meglio che un tubolare. Questa tecnologia poi viene comunque apprezzata anche dall'esercito. L'esercito inizia a dire questi qua sono già, cioè la cavalleria ha già un'arma più evoluta dei nostri, corriamo ai ripari, adottiamola anche noi. E in seguito questa tecnologia venne copiata anche dai Berthier modello 1915 da fanteria lunghi, prima da 3 e poi da 5 colpi, vennero fatte anche carabine da 5 colpi, con un prolungamento qua sotto sempre per il problema del fondello molto grosso. Si venivano a creare quei rigonfiamenti tipici dei fucili Berthier. A qualcuno piace, a qualcuno no. Insomma è un'estetica abbastanza controversa. Ma parliamo meglio di questa carabina in particolare. Questo qua è un esemplare fatto dall'arsenale di Saint-Étienne. Erano fatti da Saint-Étienne, Châtellerault e Toul, mi pare di ricordare. Ma anche qua vedremo che farò degli errori. Qua c'è l'anno di produzione, 1915. Diciamo che queste carabine hanno avuto una vita lunghissima, perché sono state prodotte fino agli anni 30 e sono state in uso presso alcuni reparti di cavalleria o truppe montate coloniali fino agli anni 60. Quindi hanno avuto una vita incredibilmente lunga, diciamo, usati da unità di seconda linea o comunque truppe coloniali. Ma guardiamo comunque in generale l'arma. L'arma è cortissima perché è meno di 1 metro, è una carabina estremamente corta, dovrebbe essere sui 92 cm mi pare, quindi è un fucilino molto dalle dimensioni molto contenute, quindi è molto maneggevole, molto pratico per l'uso a cavallo, e vediamo che ha alcune particolarità, tipo questo gancio per il fascio d'armi, ha l'aggancio della baionetta, ha questo alzo, classico alzo francese dai tempi, che è uguale dai tempi dello Chassepot o dei fucili ancora dai fucili d'avancaricca francesi, non è cambiato di pochissimo, è un alzo con dei gradoni, praticamente sull'alzo va fino a 1000 metri, diciamo distanze molto ottimistiche secondo me per un'arma del genere, mentre sul ritto arriva fino a 2000 metri, insomma diciamo che erano molto ottimisti. Vediamo a livello di marchiature, vediamo tutte le i vari marchi di prova francesi dell'epoca, tutti cerchiati, le 2N su culatta e manicotto della camera di cartuccia indicano la conversione di quest'arma alla munizione di tipo N avvenuta nel 35 mi pare. Vediamo qua l'anno di produzione, come dicevamo prima, 1915. Questo esemplare non ha banchi di prova di nessun genere, sembra no, infatti non me lo spiego, potrebbe essere magari un ritrovamento, non lo so, però non ha nessun tipo di banco. L'otturatore, che non è monomatricola, è il classico otturatore tipo Lebel, è praticamente uguale. L'unica cosa che cambia è questa manetta piegata a 90 gradi che ricorda molto quella montata sui Mosin 9130 Sniper, proprio praticamente uguale. L'otturatore è molto scorrevole, molto fluido nel movimento, è il classico otturatore francese del Menga che necessita di una vite, di un cacciavite per essere smontato, si smonta in 2 pezzi. E anche qua vediamo invece il dente d'armamento, lo scatto è proprio sempre
uguale ancora dai tempi del Grass, sempre uguale quasi anche al Lebel. E poi vediamo invece l'attacco della cinghia laterale, tipico delle armi da cavalleria o comunque da truppe speciali, insomma da artiglieria, anche perché io non sono sicuro chi lo avesse in dotazione il modello 1892, non mi ricordo, perché l'M90 in teoria era della cavalleria, l'M1892, se non ricordo male, dovrebbe essere il moschetto d'artiglieria. Lo usavano in teoria gli artiglieri, ma poi si sa, erano quelle classiche armi che poi dopo un certo numero di anni di servizio poteva usare chiunque, soprattutto nelle varie colonie, servizi di seconda linea. Vediamo che la calciatura dovrebbe essere in faggio, perché ha lo stesso aspetto di quelle dei 91 italiani, ed è irrobustita in questi due punti da due viti passanti che la irrobustiscono, visto che comunque spara una carabina così piccola spara una munizione decisamente abbastanza potente, perché l'8 Lebel non è proprio una munizione fiacca, e quindi chiaramente hanno irrobustito la calciatura, che già il faggio non è propriamente un legno robustissimo, quindi hanno ritenuto opportuno irrobustirla. Il grilletto è il classico grilletto, anche questo mutuato dal Lebel, dritto e piatto. Lo scatto è in due tempi, abbastanza pulito, un bello scatto. E cosa dire? Il funzionamento, come dicevamo, ha la lastrina da 3 colpi, che non abbiamo ancora trovato, anzi le abbiamo viste, ma una lastrina da 3 colpi è rarissima, è capace di costare 60 euro, e per adesso pensiamo di andare avanti a colpo singolo, visto che a differenza del Carcano italiano questo fucile può essere caricato a colpo singolo senza timore di rovinare estrattore o altri pezzi. Che dire, è un'arma molto carina, la canna è in condizioni pari al nuovo perché è una canna bellissima. Proveremo a caricarlo con dosi diciamo medio-basse, intanto inizieremo a provarlo caricando le cartucce dell'8 Lebel usando le palle da 323, visto che la canna è molto molto netta, potrebbe anche essere che vengano stabilizzate. Se non funzioneranno proveremo le palle dell'8 Lebel specifiche da 327 che finalmente siamo riusciti a trovare. Altre cose, stavo pensando, queste armi furono usate sì appunto in massima parte durante la prima guerra mondiale, durante le guerre coloniali francesi, e furono appunto ritirate dal servizio solo negli anni 60, quindi ebbero una vita veramente veramente lunga. Direi che a sto punto sto morendo perché la temperatura credo che abbia raggiunto ormai i 40 gradi, mi sto sciogliendo, e direi che a questo punto ci rimandiamo alla prova di tiro, se sarò ancora vivo e non mi sarò sciolto. Amici di SBAM, spero vi sia piaciuto questo video. Non sono stato magari all'altezza del pezzo perché, ripeto, non ne ho una grande conoscenza di fucili francesi. Se avete delle correzioni scrivetecele, che vedremo magari più avanti di fare un video un pochino più dettagliato, un pochino più sì, meno approssimativo. E intanto ci rivedremo sulla linea di tiro. Mettete mi piace al canale e seguiteci per la prossima puntata. Grazie a tutti, alla prossima.